Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. In questo video volevo raccontarvi un attimo come si presenta il giardino dopo tutti questi giorni di pioggia. Ultimamente ha piovuto veramente tanto, per 2 settimane almeno abbiamo avuto una pioggia quasi continua, quindi è stato impossibile scendere giù in giardino per fare dei lavori perché non c'è stato proprio un attimo di tregua. In più le temperature sono scese anche molto, sono arrivate anche a 2 gradi di notte. Io ricordo sempre che dove abito io sono come altezza, sono a 550 metri, quindi rispetto alla pianura qui ha fatto molto ma molto più freddo. Questo però non ha impedito al giardino di sviluppare le fioriture in corso, per quello che riguarda l'iris, per quello che riguarda qualche altra pianta. Le rose sono in boccio proprio in questo periodo, hanno diversi boccioli che si stanno sviluppando, quindi tra una settimana circa ci sarà poi la fioritura delle rose. Purtroppo guardando le previsioni ho visto che in futuro, nei prossimi giorni, ci sarà di nuovo della pioggia, e tra l'altro anche una pioggia abbastanza forte, una pioggia consistente, soprattutto nella giornata di mercoledì e giovedì, e quindi questo farà sì che mi richiuderò in casa a dipingere. Ho fatto anche diversi dipinti dedicati alle orchidee spontanee. Io e Giorgio ci siamo recati in provincia di Cuneo, nel parco del torrente Stura e Gesso, a Cuneo, proprio a Cuneo città, nei dintorni della città di Cuneo, per cercare le orchidee selvatiche, le Ophrys, che però purtroppo non ho trovato per una questione un po' di sfortuna. Secondo me ho fatto un percorso di questo sentiero che non era proprio quello giusto, anche perché le Ophrys fotografate da alcuni utenti di un sito di fotografia naturalistica sono in alcuni punti precisi, quindi probabilmente io ci sono passato intorno, non ho trovato queste piante. Così, preso poi da questa foga di volerle vedere in natura, poi è cominciato a piovere, quindi mi sono chiuso in casa e le ho dipinte. Vi faccio vedere adesso i 3 dipinti ad acquerello che ho realizzato, dedicato proprio a queste affascinanti orchidee spontanee della flora italiana, che sono in fioritura in questo momento e che andranno poi a sfiorire, perché la fioritura di queste orchidee, delle Ophrys, in molte zone qui del Piemonte termina più o meno con la fine di maggio, probabilmente per qualcuna arriva anche fino a metà giugno, ma non so bene quale specie. Comunque ho dipinto quelle che mi sarebbe piaciuto trovare in natura. Tante volte la passione che noi abbiamo per la natura ci porta a muoverci, quindi percorrere anche delle lunghe distanze per poter fotografare e guardare le piante che vivono intorno a noi. Quando questo ci è impedito, magari per un evento atmosferico che può essere la pioggia, se abbiamo una passione tipo quella del disegno, bene, possiamo metterci in casa, possiamo prendere dei riferimenti fotografici su quelle che sono le piante che vogliamo, che avremmo voluto vedere in natura, e dipingerle. E così ho fatto, e quindi è un po' come se io le avessi trovate un po' dentro di me queste orchidee, tirandole fuori poi con la mia passione pittorica e mettendole poi su carta. Questo non mi impedisce comunque nel muovermi nei prossimi giorni per cercare ancora queste orchidee spontanee, perché ho intenzione di ritornare o al torrente del parco Gesso Stura, oppure muovermi verso la provincia di Asti. Ma una cosa che mi sarebbe piaciuta fare è quella di provare a cercarle anche qui nei dintorni, perché effettivamente qui nella zona del Pinerolese c'è proprio un buco per quello che riguarda questo tipo di piante, questo tipo di orchidee. Ho chiesto anche informazioni, mi è stato detto che come zona non è mai stata studiata abbastanza, almeno per quello che riguarda le orchidee spontanee, quindi è probabile che magari un qualcosina ci sia. Logicamente io so già che c'è qualche orchidea, perché alcune le avevo viste di altre specie, ma a me sarebbe piaciuto veramente tanto trovare le Ophrys. Comunque ci sarà occasione poi nelle prossime settimane di fare qualche giretto, magari anche dalle parti di Asti, dove vivono i miei genitori. Quella è una zona un po' più probabile dove trovarle, quindi magari insieme a mia sorella magari fare una passeggiata e vedere un po' se riusciamo a scovare queste piante in natura prima della loro sfioritura.
Col video di oggi quindi facciamoci questa passeggiata del dopo pioggia, approfittando di questa giornata in cui è sempre abbastanza nuvoloso, purtroppo, perché mi sarebbe veramente tanto piaciuto dedicarmi un po' di più e godermi un po' di più il giardino in questo periodo, però ahimè le piogge sono arrivate anche abbastanza frequenti. E quindi questa passeggiata in giardino guarderemo qualche fioritura, tra cui c'è un iris meraviglioso che è fiorito adesso, ne approfitto perché poi la pioggia battente secondo me riuscirà a rovinarne la fioritura. Quindi andiamo a vederci questo bellissimo iris. Sopra di me potete vedere questo glicine, non so se si vede dall'inquadratura, c'è questo glicine dei fiori bianchi che stanno anche sbocciando, e spero che la pioggia arrivi a non rovinare anche questa fioritura, perché ci tenevo tantissimo nel vedere questa cascata di fiori bianchi magari in una bellissima mattinata di sole, però la prossima settimana probabilmente un po' di sole c'è. Questi fiori del glicine bianco sono un po' indietro rispetto a quelli viola, che come potete vedere sono già quasi sfioriti. È stato un bellissimo spettacolo. Il prossimo dovrebbe essere questo della fioritura di questa wisteria dai fiori bianchi e anche particolarmente lunghi. Comunque dai, facciamoci questa passeggiatina in giardino, guardiamo qualche fioritura e vi parlerò poi magari di qualche lavoro che devo cominciare a fare appena le piogge me lo permetteranno. Eccomi qui davanti alla fioritura di questo iris meraviglioso. Questo iris è una varietà Stepping Out ed è in vendita sia online che nelle fiere. Quando andiamo nelle fiere di florovivaismo andiamo sempre nelle prime ore dell'installazione della fiera, perché così possiamo trovare degli iris e altre piante magari un po' particolari, perché non sempre alcune piante vengono vendute in grandi blocchi. Questo iris ad esempio è stato preso a Cavour alla fiera del florovivaismo di maggio di 2 anni fa, e ricordo che c'erano solo 2 piante, una era già stata messa in una busta e l'altra l'ho presa io, e poi il venditore mi ha detto appunto che ne aveva portate solo 2, quindi se vogliamo trovare qualcosa di particolare andiamo sempre molto presto al mattino, così riusciamo a prenderci le piante che ci piacciono e magari qualche pianta particolarmente bella e interessante come la fioritura di questo bellissimo iris. Mi piace tantissimo questo viola intenso, questo reticolo che si crea all'interno, potete vedere, ma quello che mi ha colpito tantissimo è proprio perché si fa vedere da lontanissimo, è il bianco che spicca proprio da lontano, è un bianco latte, proprio pieno, non è un bianco leggermente sfumato come alcuni fiori hanno, ma questo è proprio pieno e denso, mi piace veramente tantissimo. Guardatelo soprattutto nei fiori che si sono aperti da poco, questi penso che si siano spalancati stamattina come fioritura, anche questo, e hanno conservato questo bianco interessantissimo, bellissimo. Qui qualche lumachina, qualche animale ha già danneggiato questa fioritura qua sotto. Ci sono comunque delle nuove fioriture e quindi la prossima settimana forse con qualche giornata di sole riesco a godermelo con i raggi del sole, quindi magari assumerà qualche tonalità magari un po' diversa, come ombreggiatura sui petali eccetera. Mi piace molto osservare le piante sia con un clima di questo tipo, che è un po' da giornata grigia, diciamo, che evidenzia molto il colore dei petali, però mi piace anche guardarli sotto il sole magari del mattino, perché assumono delle sfumature anche leggermente diverse. Comunque la prossima settimana tornerò in giardino poi per guardarmi questa fioritura e vederla, spero, sotto una bella mattinata di sole. Questa è una vasca che ho fatto vedere poche volte nei miei video di appuntamento in giardino, comunque è uno di quei bidoni da cantiere nero, purtroppo rotto, devo poi sostituirlo, in cui già da tantissimi anni coltivo questa ninfea bianca, non so dire bene la specie, non è una ninfea alba, è una ninfea molto più piccola, di colore bianco, e in più all'interno di questa enorme vasca coltiva anche una pianta carnivora che è l'Utricularia australis. Ormai ha colonizzato tutto, è una pianta sommersa, adesso le tiro fuori un pezzetto, eccola qui, Utricularia australis. Queste piccole bollicine nere che vedete sono le trappole che si sono riempite perché hanno catturato animali. È una pianta carnivora che cattura animali acquatici. Quando questa pianta carnivora si trova in una condizione di un calore più alto dell'acqua, e soprattutto ho notato quando le foglie della ninfea ricoprono molto e spingono le foglie un pochettino
dell'Utriculare australis al di sopra, e quindi la pianta non è più totalmente sommersa ma è semisommersa, ho notato che tende poi a sviluppare delle bellissime fioriture gialle, molto piccole ma molto appariscenti, quindi in contrasto con il bianco dei fiori della ninfea che potete vedere qui. Io qui devo fare molta attenzione a infilarci le mani perché non so se si può trovare al di sotto di qualche foglia. Comunque questa vasca è piena anche di sanguisughe, e quindi a volte infilando le mani magari per fare un po' di pulizia effettivamente non è anche capitato di trovarmi qualche sanguisuga non attaccata alla pelle, però che mi girava nella mano. Adesso eccone qui una, magari riusciamo a vederla, eccola qui, una sanguisuga. Questa vasca qui è pienissima, quindi quando faccio gli interventi dovrei indossare effettivamente dei guanti molto alti perché si entra proprio dentro con le mani. Un giorno, visto che questa ninfea da tantissimi anni è qua, dovrò cambiare il tutto, togliere Utriculare australis, togliere tutta la ninfea, cambiare il terriccio all'interno perché non è mai stato fatto questo tipo di lavoro. In effetti la fioritura è sempre meno appariscente di questa ninfea, ha bisogno di un terriccio probabilmente nuovo, di essere un po' rinnovata e divisa soprattutto perché secondo me ha colonizzato tutta la base di questo contenitore per ottenere poi delle fioriture molto più belle. Tra gli angoli preferiti del mio giardino c'è sicuramente questa zona di piante da ombra, che ho creato l'anno scorso, mettendo alcune piante acquistate su internet, anche come questa brunera con che continua a fare questi bellissimi piccolissimi fiori blu meravigliosi. Le osta stanno già venendo fuori con le loro foglie grigio-verdi, mi piacciono tantissimo. In più vi ho fatto vedere anche precedentemente in un altro video gli ellebori, ce ne sono 2 piante che anche loro si stanno sviluppando bene. In più c'è anche l'ortensia aspera sargentiana che sta crescendo finalmente dopo 2 anni un po' di blocco, e in più le euchera che hanno queste tonalità vinose, vinaccia, meravigliose, che sono arrivate anche a fiorire con i loro bellissimi fiori bianchi. In più c'è un oxalis che sta spuntando in questo periodo con le sue foglie porpora che mi è stato regalato da una mia collega di lavoro. Un angolo che apprezzo tantissimo. In più tra una settimana, forse 2, potremo osservare poi in un prossimo video la fioritura della Bletilla striata. Questa è un'orchidea da giardino che viene coltivata nei giardini, in vendita anche durante le fiere florovivaistiche, è molto facile trovarla. Bletilla striata sta emettendo tutti i suoi fiori violetti meravigliosi, poi andremo a guardarli una volta che saranno in fioritura, così magari parleremo anche della sua coltivazione o meno, o perlomeno di come la coltivo io. La sto coltivando in un terreno argilloso, l'ho concimata leggermente con del compost, e ho messo anche un po' di stallatico pellettato, forse l'anno scorso se mi ricordo bene. Sta crescendo benissimo, è spuntata con più esemplari, quindi si è moltiplicata sottoterra e quindi sono molto soddisfatto. In più qui c'è anche, devo fare molta attenzione a camminare in questa aiuola, la fioritura dell'Arum maculatum che è fiorito qui, e c'è una fioritura anche qui in atto, e tra un po' l'Arum maculatum sparirà, poi diciamo tra un mese e mezzo sparirà perché va in riposo vegetativo durante la tarda primavera e l'estate, e lascerà il posto poi a questa bellissima brunera che avrà tutto il posto un po' da colonizzare per allargare un pochettino le sue foglie. Se lo farà avremo ancora magari la sua fioritura, bellissima, microscopica direi, ma veramente meravigliosa. Questo blu, c'è questo celeste, proprio cielo, contrasta con le sue foglie in modo meraviglioso. Qui possiamo vedere che è ancora più chiaro il processo della fioritura dell'Arum maculatum e il suo afflosciarsi durante la fioritura, perché come dicevo questa pianta tra un po' sparirà, lascerà questo terreno vuoto. La fioritura mi fa capire che questa pianta tra un po' entrerà in riposo vegetativo fino in autunno, quando rispunterà per colonizzare questo angolino. Potete vedere i suoi fiori, curiosamente tutti orientati verso il muro. Non ho un fiore da farvi vedere girato verso la telecamera, perché lì non posso sistemarmi la telecamera. Comunque vedete che è molto bello. Qui ce n'è uno particolarmente grande,
ed è veramente uno spettacolo. Io torno spesso per osservare questa pianta nella sua fioritura, perché mi dà un qualcosa di selvaggio, quello che a me piace molto ottenere in giardino, un qualcosa di un po' misterioso, selvatico, un po' come questi giardini vittoriani in cui non si conoscevano ancora bene le piante e quindi alcune che non erano assolutamente conosciute creavano proprio stupore nell'osservatore. Questo è un po' quello che io ricerco un po' qui in giardino, e quando vedo delle fioriture di questo tipo, ma anche le fioriture più normali, una bellissima rosa ad esempio, questo stupore entra proprio in me e mi meraviglia. Tante volte girando nel giardino, coltivando le piante, si può anche provare una sensazione di questo tipo. Una pianta di cui non ho credo mai parlato in appuntamento in giardino nel mio canale YouTube è la rosa rugosa. Penso di averla fatta vedere qualche volta in un video, ma non ho mai parlato di questa rosa. La rosa rugosa è una delle rose più comuni in vendita, perché è una rosa utilizzata per creare delle siepi impenetrabili. Quello che ha di buono questa rosa è il colore meraviglioso delle sue foglie, la sua resistenza alle malattie e soprattutto la sua fioritura di un rosa carico meraviglioso, fiori aperti, semplici, molto ma molto belli, e una fioritura praticamente continua per tutto il periodo estivo. Di contro questa pianta ha alcuni difetti, il fatto che è quasi impossibile poterla toccare a mani nude perché non ha qualche spina, ma è completamente ricoperta di spine, proprio per questo viene utilizzata per fare delle siepi impenetrabili. Di contro ha anche uno sviluppo esagerato, nel senso che è molto veloce e arriva a superare anche il metro di altezza, quindi in una zona del giardino, soprattutto in un piccolo giardino, può creare veramente tanto ingombro. In più è anche una pianta molto spinosa, quindi un ingombro spinoso in giardino. Un'altra cosa che a me non piace tanto di questa pianta è il suo correre in maniera sotterranea per creare nuove piante nei dintorni, quindi pian piano nel tempo si allarga, creando un cespuglio sempre più largo. Io vado proprio col decespugliatore, quando vedo i nuovi piantini ci passo sopra col decespugliatore e li elimino, ma basta che una pioggia particolarmente intensa magari sdraia il ramo a terra, questo ramo poi riesce, se rimane appoggiato a terra per un lungo tempo, riesce a radicare, creando poi delle piante singole che ripartono poi con altri sviluppi. Quindi è una pianta che si allarga tanto, che va controllata tantissimo e che io spesso, venendo qua in giardino, poto anche durante la bella stagione, tagliando magari tutto ciò che è sfiorito, magari a un 10-15 cm, scendo per 10-15 cm. È una pianta che anche se non la potiamo, come vanno potate le rose, magari con alcune regole, riesce a regalare sempre però la sua fioritura, e la sua fioritura è molto ma molto bella. Io è una pianta che avevo preso in un vivaio tantissimi anni fa, è sempre, credo, stata qui in giardino già da una decina di anni, se non di più, ed è sempre stata controllata proprio per il suo sviluppo notevole e anche abbastanza ingombrante. Questa invece è una delle 3 rose che abbiamo preso dalla casa dei genitori di Giorgio. Quando è mancata la mamma di Giorgio abbiamo deciso, ho detto, prendiamo 3 delle sue rose e ce le portiamo qua in giardino, così per ricordare la mamma di Giorgio qua nel nostro giardino. Le 3 piante hanno preso, una ha avuto tanta difficoltà ma si sta sviluppando anche se in maniera minore di questa. Non ricordo bene la colorazione di queste rose, dei fiori, lo scopriremo perché hanno già 1, 2, 3, 4 boccioli in più, poi nel corso della stagione ne farà altri 5, uno là dietro. Mi sembra di ricordare che sono rose abbastanza grosse come fioritura, una bella fioritura abbastanza grossa, pesante, se non sbaglio di colore arancio rosato, molto ma molto bella. Si è sviluppata tantissimo, sono contento, io l'ho messa qua in giardino questo autunno, sistemando già all'interno da subito uno strato di pellet, di stallatico pellettato, e in più ho lavorato per bene la terra aggiungendo anche della perlita per dare un terriccio
drenato, in modo che la pianta potesse sviluppare le sue prime radici, perché era stata estirpata in maniera abbastanza brusca dalla terra, quindi aveva perso anche gran parte delle sue radici, per dare la possibilità alle nuove radici delicate di potersi inserire nel terreno con facilità. Quindi per quello ho apportato anche un bel po' di perlite, mescolandolo con la terra del giardino, al compost, avevo messo anche un po' di compost e poi questo strato di stallatico pellettato al di sotto nell'impianto autunnale, e la pianta ha risposto con questa vegetazione bellissima. Ho un po' temuto in questo periodo per quello che riguarda le malattie sulle foglie delle rose, perché con tutta l'acqua che è venuta giù ho detto tanta umidità magari crea delle malattie, però effettivamente non ci troviamo ancora in un periodo di caldo abbastanza afoso e di aria ferma, quindi in questo momento le rose stanno benissimo. Poi più avanti, nel corso della primavera, tarda primavera, quando cominceranno ad esserci queste giornate sui magari 25 gradi con un'aria ferma molto umida, se continua a piovere, allora lì probabilmente le foglie delle rose cominceranno a creare questa macchia nera creata proprio da un fungo. Dovrò fare delle spruzzature, adesso vedrò, non voglio usare il verde rame perché cerco di portare sempre meno sostanze chimiche qua in giardino, preferisco utilizzare un qualcosa di naturale per controllare lo sviluppo dei funghi sulle foglie delle mie rose e anche su quelle del pomodoro. Ho visto che molte persone utilizzano il latte intero, perché crea, spruzzandolo, vaporizzando sulle foglie, una patina in cui il fungo non riesce ad attaccarsi. Magari potrei sperimentare anche il latte per vedere se si riesce a controllare questa malattia fungina delle foglie delle rose, che molto spesso crea proprio una caduta di tantissime foglie, lasciando spoglia poi la pianta della rosa, e che gli dà un aspetto terrificante. Succede soprattutto in una delle mie rose rampicanti, che è molto bella in questo periodo, poi improvvisamente si ammala e perde tutte le sue foglie. Vediamo se con il latte si riesce a controllare questa malattia. Tra le piante cresciute spontaneamente nel mio giardino, perché non sono mai state seminate, c'è il cardo mariano, una pianta che a me piace tantissimo, nonostante sia inavvicinabile, perché ha le spine che soprattutto nelle foglie adulte si sono solidificate, quindi sono diventate molto dure e spinose al 100%, una pianta da maneggiare sempre con i guanti perché ci si punge subito. Le foglie sono commestibili, da quello che ho letto su alcuni libri, le sue foglie giovani, e le foglie adulte sono utilizzate, anche questo l'ho letto su alcuni libri, ho visto anche alcuni video su YouTube, utilizzate per creare un qualcosa da prendere poi giornalmente in gocce, con della grappa e delle foglie di cardo mariano pestate in un mortaio, creando proprio questa soluzione da prendere in gocce ogni giorno per purificare il fegato. Quindi è una pianta che fa molto bene, somiglia molto all'utilizzo quello del carciofo, ma che io lascio crescere in giardino anche perché, nonostante la bellezza della pianta, perché ha delle foglie che sono meravigliose, ma poi perché cresce in altezza creando poi questi capolini viola. Io ho già detto che il viola è uno dei colori predominanti del mio giardino, e anche questa pianta mi regala quel colore. Nel mio giardino ho piantato tantissimi gladioli, proprio per avere poi un susseguirsi di fioriture. I gladioli fioriranno poi nella tarda primavera e inizio estate, quindi sostituiranno poi la fioritura degli iris come colore in giardino. Ma qui c'è una cosa molto curiosa, nel senso che la mia vicina ha sempre avuto contro la rete metallica delle piante di viola ciocca, con questo colore rosso intensissimo che si fa vedere veramente a notevole distanza, piante che mi sono sempre piaciute, e mi ero sempre chiesto come mai queste viola ciocche fanno tantissimi semi ma nel mio giardino non crescono, e quindi sono limitate alla recinzione. E questo perché io puntualmente passavo con il decespugliatore e quindi tagliavo tutto ciò che cresceva nella terra, e anche queste piccole piantine nate dai semi. Come potete vedere, la viola ciocca qui sta crescendo in tanti esemplari, perché io adesso qui non ho decespugliato, ho tolto l'erba a mano, adesso sarà poi da rifare questo lavoro, perché vedete anche dove ci sono i gladioli non posso logicamente muovermi all'interno con il decespugliatore. Lascio crescere queste piante. La viola ciocca è una pianta che fiorisce dal secondo anno dalla semina. Queste sono piante già adulte che stanno crescendo, e quindi quest'anno qui ci sarà la fioritura dei gladioli. Non ricordo bene il colore di questi perché l'ho messo un po' a sorpresa, sempre per tornare un po' su quella sensazione un po' di essere proprio meravigliati, sorpresi appunto di trovare qualche colore di cui non ci si aspettava la presenza in giardino, e in più mescolati al colore
viola intensissimo della viola ciocca, una pianta che in vendita non è molto comune, forse nelle fiere florovivaistiche. La mia vicina qui praticamente ha disseminato il mio giardino, io sono molto contento di questo perché qua si creerà poi tutta questa bellissima macchia di colori che la farà sembrare un po' come un giardino inglese, quindi un giardino informale, pieno di fiori e di foglie, non regolari ma molto informali, appunto, proprio come un giardino un po' antico. Bene, il video di appuntamento in giardino dedicato a questo giardino dopo la pioggia si termina qui e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Sono contento di avervi portato a fare questa passeggiata in questa giornata un po' grigia, perché sono giornate effettivamente nuvolose che però esaltano molto il colore dei fiori. Durante una giornata particolarmente soleggiata alcune sfumature le perdiamo, soprattutto per quello che riguarda i colori chiari, mentre in giornate come queste, in cui c'è un timido sole che si fa ogni tanto intravedere tra le nuvole, questa luce dà ai fiori proprio il loro colore, e quindi una bellissima passeggiata in questo giardino che fortunatamente non è stato devastato da queste piogge torrenziali di giorni e giorni. Vediamo nei prossimi giorni che cosa succede. Adesso pensavo di andare a fare una passeggiata in un bosco qua vicino con la mia macchina fotografica per vedere se trovo qualche pianta spontanea da poter poi raccontarvi in un prossimo appuntamento in giardino. Comunque ci vediamo presto, vi ringrazio e ciao a tutti. Ricordo sempre, per chi non si è iscritto al mio canale, di iscriversi e di azionare la campanella per ricevere poi le notifiche sui nuovi video di questo canale dedicato al mio giardino e al giardinaggio. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!